Ma davvero pensate che la mountain bike sia morta? Beh, io non ne sono tanto convinto e oggi vi spiego il perché. Beh ragazzi, bentornati sul mio canale. Ho visto il video che ha fatto Marco Toniolo, il direttore di MTB Mag, che io seguo molto come canale, che comunque consiglio anche a tutti voi di seguire perché lo trovo molto interessante come tipo di argomenti, e poi ha uno staff diciamo abbastanza ampio che va a trattare appunto dall'officina a tour estremi lungo le nostre meraviglie d'Italia, e anche la scuola di mountain bike, e-bike, quindi vi consiglio di seguire. E ho visto un video che ha fatto la scorsa settimana che appunto riguardava il fatto che praticamente diceva che le mountain bike stavano sparendo mentre si vendevano solo ed esclusivamente delle IMTB. La mia curiosità è stata andare a vedere i dati. Chiaramente nel 2025 non ci sono ancora dei dati, sono andato a scovare quelli del 2024. E l'AGMA, che è l'Associazione Nazionale Ciclo, Motociclo, Accessori, aveva detto che nel 2024 i mezzi venduti, mezzi biciclette, quindi con e senza motore, eravamo intorno all'1,3 milioni di mezzi, di cui il 20% era col motore. E quindi sono rimasto un po' stupito, nel senso che, cavolo, tantissimi mezzi ancora muscolari, 1.080.000 circa. È stata una sorpresa, mi aspettavo un parco di vendita IMTB, e-bike in generale, più elevato. Di questo parco, di questo 20% motorizzato, quello che andava a colpire il settore IMTB, perché quello che interessa adesso a noi è l'IMTB, era un 51%, quindi siamo intorno ai 140.000 unità vendute nel 2024. È chiaro, nel 2025 magari mi aspetto che con l'avvento dei nuovi motori, l'avvento dell'Avinox, l'avvento comunque degli upgrade a 100 Nm, magari le vendite siano salite un po' di più. Quindi il 51% nel settore e-bike solo riguardante l'IMTB. Ma di muscolare nel 2024 quante ne avevamo vendute però? La cosa sorprendente è che di questo 1.080.000 pezzi di biciclette esclusivamente muscolari, il 33% all'incirca erano mountain bike. Quindi se fate due calcoli siamo intorno a una cifra di 360.000 mountain bike venduti nel 2024. Quindi alla fine il settore off-road, quindi mountain bike, IMTB, nel 2024 era ancora, a mio avviso, estremamente sbilanciato verso la mountain bike tradizionale. Quindi di mountain bike se ne continuano a vendere, e anche più degli IMTB. È questo che, insomma, la domanda che è stata appunto posta dal direttore mi lascia un po' perplesso, nel senso che non vorrei davvero nel 2025 ci fosse questo sorpasso fra IMTB e mountain bike, ma la vedo davvero dura. Complice la crisi, complice che comunque i prezzi sono elevati, non penso che ci possa essere un sorpasso estremo da parte delle IMTB sulle normali MTB. Io allora ho fatto un'analisi, ho detto, boh, vabbè, 2025 sarà forse un po' di più per gli IMTB rispetto alla mountain bike, ma comunque non vedo ancora questo sorpasso. Chiaro, sono andato a leggere anche i commenti che c'erano sotto questo video, appunto perché mi interessava l'argomento, e chiaramente la mountain bike è uno sport, sì, come lo vedo io. Chiaro, io quando ho iniziato ad andare in IMTB, la prima cosa che feci, quando dissi ok mi voglio rimettere un po' in forma, presi una mountain bike. Beh, dopo 10 km lungo questi boschi qui ero steso, morto, non respiravo più, non prendevo fiato. L'IMTB, che è stata la mia scelta, è stata anche perché comunque è chiaro, volevo fare un po' di fatica, volevo cercare di rimettermi piano piano in forma, ma volevo soprattutto divertirmi. Non lo vedevo solo ed esclusivamente come uno sport per mettermi in forma, per sudare.
lo vedevo anche come divertimento, e quindi gli IMTB secondo me è appunto quel compromesso fra sport, perché chiaramente ci sono le gare, ci sono anche della gente che con gli IMTB fa veramente sport, dipende sempre da come la utilizzi, da che modalità usi, ma l'IMTB ha il suo bello che ti fa divertire. Uno che si diverte con la mountain bike cosa fa? Ecco, secondo me uno che si diverte con la mountain bike davvero ad oggi prende il suo bell'impianto, va sopra la cima della montagna e se la scende lungo gli innumerevoli trail che stanno costruendo in tutte le località anche più famose, i grandi tour con gli impianti per appunto avere il minor stress dovuto alla salita, perché sì, gli IMTB, almeno io in tutto questo periodo che ho un IMTB non ho mai preso un impianto, ho sempre deciso di fare dei giri ad anello dove comunque l'impianto di risalita non era contemplato. Chi ha la mountain bike è più portato magari a dire ok, non faccio la risalita che è difficile, che è dura, che non riesco ad affrontarla, prendo il mio impianto, arrivo in cima e poi mi sparo giù con una bicicletta molto agile, leggera e divertente. Ecco, secondo me queste sono le differenze. Poi ci mettiamo il discorso età, che comunque più si va avanti con l'età e più c'è gente che magari è passata agli MTB. Poi c'è il discorso che magari chiaramente con la bicicletta elettrica riesci magari a fare un po' più di comunità, ma comunque quel grande numero, quei grandi gruppi di cui anche appunto il direttore di MTB Mag parla, non li vedi fuori, non ci sono. Anch'io personalmente esco solitamente da solo nella mia zona, ma quando sono in Italia un gruppetto di 1, 2, 3, 4 amici magari con l'elettrica, ma c'è anche gente che esce con noi in muscolare. Intendiamoci, un ragazzo che gira in mountain bike che va più forte di uno con la IMTB, perché poi voglio dire in salita c'è comunque il peso, ok, c'è il turbo chiaramente, però io mi sono trovato gente che mi passava con la bicicletta muscolare, perché non è che siamo tutti, solo perché abbiamo il turbo siamo dei campioni, c'è della gente che va veramente forte, ok, si può uscire tutti insieme lo stesso, mentre solitamente quello con la IMTB aspetta gli altri, ci sono casi che appunto quelli più forti con la mountain bike aspettano quelli con la IMTB, non è che tutti facciamo la gara. Ho detto, intraprendo il discorso e-bike come divertimento principalmente. Chiuso questo discorso, mi sono andato ad informare un po' perché il mercato sta andando nella direzione della e-bike, perché diciamo che come e-bike è una cosa un po' generica, diciamo che adesso se guardiamo l'off-road, quindi l'IMTB proprio in generale è l'aspetto che mi interessa di più, sono andato a guardarmi un po' i maggiori mercati e chiaramente dove vivo io, la Germania, è il mercato numero 1 per quanto riguarda la vendita di biciclette elettriche. Un mercato che rispetto all'Italia, dove siamo a 1,3 milioni, parla di numeri che siamo attorno ai 3,8 milioni di biciclette nel complesso vendute. Solamente che se per il reparto elettrico l'Italia ha un 20%, la Germania per il reparto elettrico ha un 51%. Quindi un reparto elettrico che appunto sta correndo forte e che secondo me va appunto a influenzare poi anche le scelte dei costruttori, perché chiaramente non è che fa tanti diversi modelli per ogni genere di mercato, intraprende una via, quello che tira di più, quello che fa guadagnare di più e lo segue. Germania ha un 51% di modelli elettrici, in generale, vi ripeto, perché comunque abbiamo sull'off-road un 40%, quindi IMTB 40%, e poi tutte le altre, quindi abbiamo dei trekking, abbiamo le cargo bike, abbiamo quelle urban, insomma diviso un po' così, quindi abbiamo come percentuale un valore più basso per quel che riguarda l'off-road rispetto al grande mercato che c'è in Germania e rispetto all'Italia, però sono comunque intorno a 830.000 unità di IMTB, quindi un valore
decisamente più grande rispetto alle 140.000 unità che abbiamo in Italia vendute nel 2024. Capite la differenza? È un mercato che tira davvero tanto. Il problema rilevante è che secondo me qui in Germania è rimasto quel 1,8 milioni, diciamo, di muscolari, pure muscolari, e qui è la mountain bike che sì, è proprio destinata a scomparire. Siamo rimasti intorno ai 100, diciamo, non si sa precisamente il numero, però siamo intorno alle 200, 220, 230 mila unità. Quindi un mercato davvero veramente, veramente piccolo rispetto a tutto quello che è venduto. Infatti il confronto fra IMTB e MTB singola, abbiamo gli IMTB con un 85% di vendite nel 2024 e il restante sono mountain bike, quindi un 15% all'incirca. Quindi qui c'è proprio un'esplosione di quello che riguarda appunto il motore, cosa che invece in Italia non è ancora avvenuta, che è anche ben distante. Vi ho detto, la Germania è un altro mercato, probabilmente anche per un discorso di monetario la gente si può permettere dei mezzi di un certo tipo. In Italia poi secondo me c'è un discorso che dobbiamo affrontare, perché secondo le stime avere comunque tante mountain bike vuol dire che, allora, come le utilizza la gente? Beh, secondo me la gente utilizza la mountain bike perché abbiamo tante montagne. Il nostro suolo del nostro territorio ha molte montagne, abbiamo le Alpi, quindi cioè, voglio dire, abbiamo la top class delle montagne e comunque abbiamo tutta l'Italia che è attraversata dagli Appennini. Cioè, avere queste possibilità con delle strutture che comunque ti consentono di mettere la tua bicicletta e farti portare su, perché devi comprare una IMTB? Non serve. Una semplice mountain bike è perfetta. In Germania abbiamo molte meno montagne, abbiamo la zona della Foresta Nera giù, abbiamo sì, qualche collina, ma montagne alte, montagne rilevanti non ce ne sono. E questo secondo me va ad influenzare anche questo discorso. È per quello che usi la IMTB, perché comunque la usi per fare dei giri lunghi, la usi comunque, vedete come nei nostri boschi così, non hai strutture di nessun tipo che ti possono portare su e giù. Ci sono tanti bike park, ma sono tutti bike park che sono senza nessun tipo di trasporto, non hanno trasporto con i mezzi, ma non hanno neanche seggiovie o ovovie che ti portano su. Quindi sei tra virgolette obbligato a comprare un mezzo con gli MTB. Se l'Italia gestisce le strutture invernali che abbiamo anche per il periodo estivo, creando anche percorsi, non serve un IMTB. L'IMTB ti serve se vuoi fare quello che una volta, che fanno anche tuttora, diciamo che gli XC, quelli da marathon, quelli che fanno tanti chilometri, che comunque fanno del dislivello anche, ecco, quella è una realtà che magari può essere intrapresa con gli MTB. Chiaro, non puoi fare dei 100 km perché la batteria finisce, però è quella la via. Ma abbiamo la fortuna di avere gli impianti, quindi se abbiamo gli impianti siamo vicino a una zona che è ricca, che comunque d'estate investe soldi per apportare la bicicletta nel suo luogo. Faccio un esempio, dato che l'ho vissuta quest'anno, Paganella, ecco, cioè luoghi così, prendi la tua bella soggiovia, ti porta su e ti fai tutti i trail che vuoi. È un altro modo di viverla e non ti serve avere una IMTB. Ed è poi la conferma che ho avuto quest'anno quando sono andato anche a Solden, cioè un posto dedicato solo ed esclusivamente per la bicicletta, per la mountain bike, quindi 2 ovovie ti portano su circa 3.000 metri e poi solo trail a scendere. Ecco, io di IMTB anche nell'hotel non ne ho viste, pochissime. Perché? Perché non servono. Perché chi è che andava su al ghiacciaio con la bicicletta? Forse io e qualcun altro, o quelli in bicicletta con la bicicletta da corsa. Poi io vabbè, da sopra sono venuto giù lungo dei trail, e ok, ci sta, ma se no non ti serve il motore. È quello che la gente deve capire, non dovete prendere gli IMTB come moda, dovete prendere gli IMTB come
uno stimolo per fare dei bei giri, per essere in mezzo alla natura, dove non ti serve nessun tipo di trasporto. Ma se no usate una mountain bike. Chiaro, volete fare dello sport, prendete la mountain bike. Spero di essere stato chiaro, poi chiaro, sono solo consigli, è solo un discorso per come la vedo io. Voi qui sotto nei commenti ditemi che cosa ne pensate. Io avevo già fatto un video che vi metto nelle schede finali tra appunto gli MTB o mountain bike, magari può aiutare comunque qualcuno nella scelta o magari per integrare un altro mezzo per il divertimento. Noi ragazzi ci vediamo al prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale. Ciao 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 ciao.